tutti, sono Rui. Che bella giornata! E sapete dove sono? Praticamente sono da questo ristorante, vedete? Un ristorante super cinese che si vede subito anche dall'aspetto. Infatti assomiglia, anzi ha ripreso diciamo i design delle case cinesi di una volta. Un'architettura di questo genere in realtà non si vede più neanche in Cina adesso. È veramente una cosa davvero particolare, quindi oggi andiamo a mangiare in questo posto qua dentro. Appena entrate in questo posto vedete tutte le cose super orientali, cioè è un posto che veramente ti fa immergere anche in una cultura, non solo del cibo, ma anche dall'arredamento, dai disegni, dagli armadi, persino le sedie. Poi qua dentro ci sono anche i vasi. Ah, questi sono dei personaggi mitologici della Cina, dovranno essere dei dei. Ah, infatti credo che sia proprio il nome del ristorante. Il nome del ristorante viene chiamato Fu Lu Shou. Fu praticamente la fortuna, credo che questo sia il dio della fortuna. Lu invece potrebbe voler dire grande successo nel posto di lavoro e Shou sarebbe la longevità. Quindi quando auguriamo a una persona il massimo della vita è proprio Fu Lu Shou. Ci mettiamo là in fondo. Ora ci siamo già seduti. Loro secondo me è un posto perfetto per chi assaggia per la prima volta il cinese. Hanno preparato sia il menù in cinese che il menù in italiano, quindi potete vedere tutte e due. Penso che potrei già ordinare. Vedo questo involtino seconda stagione molto interessante perché hanno di primavera, di estate, d'autunno, d'inverno e questa è una cosa, credo, particolarità del loro ristorante perché in Cina in realtà esiste solo gli involtini di primavera. Ciao! Vorrei chiedere, involtini seconda stagione, Sì. Adesso sarebbe quelli di estate o ancora primavera? Siamo quello in primavera Ah sì? e se no abbiamo anche l'inverno. Boh, facciamo uno e uno giusto per vedere due ripieni differenti. Siamo bao. Ah, Saulo, un po' va bene. Assaggiare quelli volentieri, come lo fate? Volevo chiedere, il proprietario di che zona è della Cina di origine? Jiangsu? Sì, Ah, ecco sono perché. trasferiti a Hong Kong. Ho capito. Ecco perché. Perché vedo le polpette di maiale, testa di leone, che dovrebbe far parte della cucina di Jiangsu. Prenderei un piatto di questo, assaggiamo. Avete qualche verdura di stagione anche? Abbiamo Xianguzai. Non ho capito, scusa. Scusami la pronuncia. Non ti preoccupare, stai già parlando benissimo, guarda. Xianguzai. Ah, Xianguzai, ok. E se no abbiamo radici di lotto. Facciamo Lotus te, Ok. giusto per assaggiare qualcosa che magari i miei fans non hanno ancora visto. Sono stata qua in realtà un paio di anni fa, c'era il rombo in due gusti. Si può fare quello? Ancora, sì. Perfetto, così e un riso bianco. Ok. Grazie mille. Sì, sì. Ok, sono già arrivati i miei due involtini. In realtà gli ho chiesto se mi poteva consegnare tutto il cibo insieme, ma credo che sia un po' difficoltoso, quindi io inizierei a mangiare. Mi ha portato due involtini differenti, uno è involtino di primavera e uno è involtino invernale. Io trovo questa cosa davvero carinissima. Infatti su questo involtino mettono una crepe che in realtà ha fatto già vedere anche un video, perché originariamente gli involtini vengono mangiati in questa maniera in primavera. Questo invece credo quello più classico per voi italiani, l'involtino nostro. Sì, queste bacchette sono un po' difficili. Assaggiamo questi intanto. Molto crunch, davvero buono. Devo dire che anche se fosse il classico involtino di primavera, mi ha un po' stupito, perché la parte esterna dell'involtino è proprio fritto bene. Dentro comunque mi pare che sia cavolo cappuccio e carne. La verdura è davvero sugosa, ancora con tanta acqua, quindi contrasto con l'involtino fuori che è davvero croccante, mentre dentro è ancora morbida e tenera. Buonissimo.
Questo è involtino di primavera, mi diceva, perché siamo arrivati adesso è 2 giugno, no? Quindi credo che non hanno ancora fatto quella estiva e c'è ancora la versione dell'involtino invernale. Proviamo. Sembra che siano diverse verdure saltate alla salsa di soia. Wow! Diventerà un crepe gigante. Anche se sono entrambi involtini, ma sono due cose completamente diverse. La piadina questa è elastica, morbida, si sente ancora tanto il profumo proprio dell'impasto o della farina, molto forte. Vedete, è veramente tanto elastica. Questo vuol dire che l'impasto è stato lavorato per tanto tempo. Mentre le verdure saltate alla salsa di soia in realtà non ne ha messo tantissimo di spezie e gusto, quindi si sente ancora il sapore originario delle verdure. Mi pare che ci sia zucchine, carote, cavolo cappuccio, che sono tutte verdure quasi un po' ancora croccanti, tutte al profumo della salsa di soia, con il giusto equilibrio tra il dolce delle verdure e il salato un po' della salsa di soia. Grazie. Ah, questi sono i xiaolongbao. Questa è una salsa accompagnamento a base di aceto di riso e zenzero. Ok, perfetto, grazie. Prima ho chiesto infatti al ragazzo, il cameriere, da dove vengono i signori cinesi di origine, i proprietari di questo ristorante. Mi ha detto di Suzhou e poi si sono trasferiti a Hong Kong. Infatti si vede un po' nella loro cucina anche un po' l'unione di queste due cucine. Sapete, la cucina di Hong Kong è molto famosa per i dim sum. Loro hanno tutti i tipi di dim sum, di solito si presenta direttamente su questo cestello di bambù, mentre la cucina di Suzhou è una della cucina cinese più delicata in Cina. Loro amano tanto magari il brodo, le zuppe, quindi cercano di esaltare di più l'essenzialità degli ingredienti senza adoperare tantissime spezie. Quindi in questa cucina è delicata e non c'è praticamente niente di piccante. Assaggiamo adesso i xiaolongbao, guantanbao. Viene chiamato anche guantanbao, non solo xiaolongbao, perché dentro c'è anche presenza del brodo. Ecco, si sta già uscendo fuori. E la salsa che va ad accompagnare di solito i guantanbao è proprio aceto e zenzero, perché di solito la carne ripieno è già tanto pesante. Questi tipi di guantanbao vengono fatti solo con la carne di maiale macinato, quindi ha già gusto forte. Aceto e zenzero va proprio a eliminare questo gusto magari troppo eccessivo di carne e gli dà un equilibrio. Quando mangiate, infatti, fate attenzione, dovete farvi uscire un po' questo brodo, se no vi scottate. Tanto tenero e ripieno. Il ripieno ha aggiunto anche una parte di carne di maiale grasso, quindi per quello che c'è tanto liquido. Deriva proprio dal grasso della carne e di solito si mette anche un po' di brodo. Adesso versiamo un po' lo zenzero e questo ti va a togliere anche magari quel grasso troppo eccessivo, magari dell'olio che c'è nel brodo. Per avere il brodo all'interno di un ripieno devi usare tanta carne grassa, se no non ti crea il brodo. Se è solo carne, diciamo, macinato, magro, la carne è secca. Quindi qua ci vuole proprio un ripieno bilanciato per ottenere questo effetto. Wow! Il rombo ha i due gusti. Vi lascio togliere il sumino acqua calda per sversare le mani. Wow, grazie. Assaggiamo. È proprio scenografico, ecco, quando vi presenta un piatto di questo genere, posso dire. Versiamo un po' di riso bianco. Come vi avevo sempre spiegato, noi in realtà come piatto principale mangiamo il riso, soprattutto noi che siamo del sud, mentre chi è del nord mangiano tanto anche il pane al vapore.
Allora, questo è il rombo saltato in bianco. Vedo che c'è anche del bambù, zucchina e tante verdure. Buonissimo. Sapete proprio la sensazione quasi di mangiare carne quando mangi un piatto di pesce, perché sono già tagliati così in questi pezzettini, ancora interi. Credo che l'hanno un po' marinato magari con amido di patate o amido di mais per farlo rimanere intero. È arrivato già il mio secondo piatto, anzi, secondo e terzo. Il lotus. Sono arrivati tutti i miei piatti ordinati. Questi sono le polpettone di carne. In cinese viene chiamato testa di leone perché sono polpettone proprio gigante, quindi ha questo nome un po' figurativo. E lotus saltato. Lotus sono in radice di questo fiore qua, quindi nascono nei fiumi e vengono raccolte dal fondo del fiume. Adesso assaggiamo l'altro. L'altra parte è già più speziato, ci sono i peperoncini, cipollotto, infatti già dà un'esplosione un po' più forte sulla tua lingua, sul tuo palato. Il rombo è avvolto proprio anche nella salsa di soia, quindi sono saltati alla salsa di soia con delle spezie un po' più forti, più speziate, più piccante. Questo ti fa venire la voglia di mangiare già il riso bianco perché è più salato. Questo rombo buonissimo, anche se in realtà personalmente apprezzo di più la parte bianca. Bambù. Assaggiamo testa di leone, ve ne apro uno. Testa di leone è uno dei miei piatti preferiti, in realtà lo faccio spesso anche a casa. Praticamente devi intanto prendere della carne macinata, speziarla e poi friggere. Vanno intanto fritti e poi portato a brasare per tantissime ore, come minimo 2 ore a brasare. Quindi la carne diventa super tenera che praticamente si scioglie in bocca, ecco, talmente tenera come se fosse tofu. Cremoso, non serve neanche masticare. Buono, troppo buono. Io adoro questo. Vedete come lo taglio bene? Cioè, veramente tenerissimo. Questi piatti con delle salse così forti che ti fa venire la voglia di mangiare il riso bianco, in cinese noi lo chiamiamo xia fan cai, che è come se fosse un piatto che ti manda giù il riso, perché il riso bianco non ha sapore in particolare, no? Per mangiarlo, cioè se lo mangi da solo non è che riesci a mangiare più di tanto, però se è un piatto speziato, buono, ti aiuta a mangiare tanto riso. Infatti tante persone dicono i piatti cinesi sono troppo con la salsa, magari sono troppo salati. Non è vero, perché noi non è che mangiamo un secondo piatto da solo. Va servito insieme al riso, è per quello che di solito in certi piatti vengono dotati di un po' di, come dire, sapore in più. Assaggiamo il lotus. Il lotus l'hanno tagliato molto fine. Magari adesso vi metto anche una foto della radice di lotus con me. Loro l'hanno saltato in maniera veloce, infatti adesso sono ancora croccanti. Se vengono cucinati di più, tante volte magari nel brodo viene cucinato di più, allora diventa anche un po' farinoso. Per noi, quando uniamo dei piatti magari molto saporiti, una verdura delicata, leggera per finire è un ottimo bilanciamento, ecco. Quindi noi verso fine pasto chiediamo sempre una verdura fresca stagionale per bilanciare i nostri piatti. Ok, ora inizio a mangiare seriamente, faccio mangiare anche mio marito e il ragazzo ci aveva già detto che se non finiamo il rombo ce lo portiamo via perché è davvero buonissimo, ma sapete, io sto mangiando tanto quindi non è che riesco a finire tutto il rombo. Pesava 1,5 kg mi aveva detto. Ci aveva detto il ragazzo che il tè praticamente ti aiuta a sgrassare le mani, quindi quando magari toccate, non so, i piatti, queste cose, usare il tè per lavare le mani è proprio una ottima soluzione naturale. Sono sazia. Grazie mille.
Il rombo lo offriamo a noi, quindi. Ah no, ma è troppo! Cioè, ragazzi, ci ha portato il conto, però c'è da pagare pochissimo perché mi ha tolto il piatto più costoso, il rombo che abbiamo preso. Quindi, cioè, veramente sono rimasta stupita felicemente. È stata davvero carina la signora. Grazie. Ci vediamo la prossima volta, torneremo.